A conclusione della battuta di caccia ci spostiamo sul territorio per scoprire un elemento particolare di questa zona, che è conosciuta, come sapete, appunto per il verdicchio, ma qui si produce anche miele e siccome siamo in autunno ci viene una domanda da fare: ma le api d'inverno dove vanno? Muoiono tutte? No, le api muoiono soltanto quelle vecchie, ma quelle giovani che nascono a settembre-ottobre svernano dentro la cassetta nell'alveare, si raggruppano in fanno un bel glomere, praticamente stanno calde e lì la temperatura non gli scende di solito dai 10, 15, anche 20 gradi, riescono a mantenere all'inverno perché si riduce il portichetto davanti dove entrano, si chiude sotto il fondo che è un fondo antivarroa e loro stanno belle calde e logicamente dobbiamo lasciare a loro il miele per svernare. Ecco, bisogna dire poi che qui siamo in presenza delle due aziende che producono miele in questa zona, che si tratta di tutti prodotti naturali, giusto? E poi di diverse qualità. Di che tipi di miele producete? Noi facciamo generalmente 3 tipi di miele, che è il millefiori, l'acacia e prevalentemente il girasole e il coriandolo. Mentre per il fine stagione, agosto, abbiamo tutto un altro tipo di miele in base alla cultura prevalentemente nel territorio. Bisogna comunque dire che il miele è un prodotto sano, estremamente energetico e anche molto buono, dai tanti sapori differenti poi. Sì, perché l'acacia, allora questo viene prodotto in primavera quando fioriscono le acace, però ha delle proprietà diverse un miele dall'altro, perché l'acacia è un miele, va bene per il fegato, mi sembra che sia così, io non sono un dottore, però è un miele depurativo. Poi il millefiori dolcifica, va bene per tutto, il tiglio va bene per la trachea, è un miele molto saporito e profumato. Il coriandolo lo stesso, che è un sapore abbastanza piccante, deciso e piccante, e poi abbiamo il millefiori che c'è un po' di tutto, c'è l'acacia, c'è un po' di tutto, diciamo. Quello lo togliamo a fine stagione, quando togliamo i melari, ai primi di agosto, a fine luglio, quello viene fuori saporito e c'è un po' di tutto. E dalle campagne di Staffolo ci siamo spostati a Iesi, presso l'Enoteca regionale, per incontrare il direttore dell'Istituto Marchigiano Tutela Vini, Alberto Mazzoni, e chiedergli un po' di notizie sull'economia del verdicchio, che appunto in questa zona è davvero forte. Ma parliamo di 2.500 ettari, oltre 200.000 quintali d'uva, 140.000 ettolitri di verdicchio. Io dico che tra indotto e aziende dirette ci sono oltre 4.000 persone che vivono con questo prodotto. Resta in assoluto l'ammiraglia della nostra regione, perché da sola copre oltre l'80% del vino che viene esportato nel mondo. Perciò per noi è un'economia importante per il territorio regionale, per l'immagine regionale e per tutto il mondo viticolo che ruota su questa realtà. Un'immagine che va costruendosi anche dietro iniziative particolari come quella che ha legato il verdicchio alle grotte di Frasassi. Sicuramente sì, perché le grotte Frasassi veicolano nella nostra terra oltre 300.000 persone all'anno. Nelle grotte Frasassi abbiamo messo il vino oramai stoccato all'interno per vedere la maturazione e l'evoluzione che c'ha. Per noi le grotte Frasassi è un grosso riferimento, ma come tante altre realtà sul territorio che riescono probabilmente a convogliare sulla nostra terra tantissime persone che si occupano di enogastronomia. Ecco, ma che cosa è successo in particolare nelle grotte di Frasassi? Qual è stato l'esperimento che avete creato? Ma l'esperimento che abbiamo creato è stato quello di interrare questo vino e di tenerlo lì per diversi anni, siamo oramai al 4º anno, e vedere la maturazione che c'è. La maturazione all'interno delle grotte Frasassi è quasi bloccata, perché a temperatura di 12 gradi e una umidità dell'80% praticamente il vino si ferma, perciò non invecchia e riesce ad esprimere degli aromi secondari interessantissimi, perciò è una maturazione importante per un vino importante come il verdicchio, che riesce ad esprimere ogni volta che si assaggia una bottiglia sensazioni particolari che lasciano ricordi a quanti lo assaggiano.